Bentornati amici, ma soprattutto amiche del Biker Raft. C'è un personaggio in One Piece che racchiude in sé tutto ciò che significa essere un leader. La visione, il sacrificio, il compromesso, l'illusione e infine la distruzione totale di ogni cosa per cui hai lottato. Harald rappresenta qualcosa di raro nella narrativa di One Piece. Un uomo buono che ha creduto nelle istituzioni sbagliate, che le istituzioni sbagliate hanno masticato e sputato fuori come un nocciolo di oliva. Dal capitolo 1152 al 1170, Oda ci ha regalato una delle backstory più stratificate dell'intera opera. 19 capitoli in cui la storia di un singolo personaggio si intreccia con Rox, Shanks, Gaban, Loki, Imo e l'intero assetto politico del mondo di One Piece. Harald merita un'analisi che vada oltre il riassunto degli eventi, merita che si scavi nella sua psicologia, nelle dinamiche di potere che lo hanno intrappolato, nelle contraddizioni che lo hanno reso tragicamente umano, nonostante la sua statura d'antico gigante. Se vi piace quello che faccio, lasciate un bel like, un commentino qua sotto, usate i 3 hype a disposizione per scalare la classifica anche quest'anno, ragazzi, grazie, come sempre tutto il 2025 è stato veramente un tripudio di hype da parte vostra, grazie di cuore. Iscrivetevi al canale e se volete supportarlo ci sono abbonamenti e super grazie. Ma per capire come Harald sia arrivato a questo punto dobbiamo partire dall'inizio e l'inizio, ve lo anticipo, non è esattamente edificante per il personaggio. Harald sale al trono di Elbaf a 45 anni giganti, l'equivalente di 15 anni umani. Oda lo definisce con un termine brutale, Junsui na Gomi, immondizia pura. Ragazzino cresciuto nel privilegio del sangue antico, circondato da soldati che applaudono ogni sua violenza, convinto che essere nati giganti significhi essere nati migliori. Insomma, il classico principino viziato con qualche metro di altezza in più e qualche neurone in meno. La frase che pronuncia con leggerezza adolescenziale, cioè tutti quelli che non sono di Elbaf sono piccoli, deboli e noiosi, contiene in sé tutto il germe del razzismo istituzionalizzato che Harald passerà il resto della vita a combattere. Perché Oda, da narratore qual è, ci mostra sempre l'origine della cura. Il medico deve prima essere stato malato. Poi arriva Ida, una gigantessa del South Blue che lavora in un circo come finto fenomeno da baraccone. Harald distrugge il circo pensando di vendicare l'onore di Elbaf, ma Ida lo schiaffeggia verbalmente e anche fisicamente con una verità che lo segnerà per sempre. In giapponese la parola che usa per descrivere la presunzione di Harald è nasakenai, qualcosa di patetico e vergognoso. Un termine che colpisce direttamente l'onore del guerriero, trasformando la forza in debolezza morale. Ida aggiunge anche Goman, arroganza, con una sfumatura particolare, quella di chi crede di meritare qualcosa che invece ha ricevuto per caso. Da quel momento Harald comincia una metamorfosi che durerà anni. Ma la cosa più straordinaria riguarda il come questa trasformazione avvenga. Attraverso la cultura, non la forza. Harald osserva le tecniche di costruzione umane, assaggia le loro spezie, studia i loro tessuti. Torna a Elbaf anni dopo aver viaggiato per anni insieme a Ida, gli racconta tutto con entusiasmo. Ida gli ha insegnato la lezione più importante, guardare gli altri come pari. E lui l'ha interiorizzata al punto da farne la sua missione di vita. E che missione, direi. Perché Harald non si limita a cambiare atteggiamento, costruisce un'intera filosofia politica attorno a questa trasformazione. La visione politica di Harald risulta straordinariamente moderna per il mondo di One Piece. Mentre la maggior parte dei re pensa in termini di territorio e conquista, lui ragiona in termini di connessione e scambio. Il suo sogno riguarda la partecipazione, non il dominio. I giganti vivono fisicamente enormi in un mondo ristretto, un'isola, una cultura, un modo di esistere. Harald vuole invertire la proporzione. Quando la carestia colpisce il regno, invece di razziare i popoli vicini, come avevano fatto i suoi predecessori, chiede aiuto. Umiliazione suprema per un guerriero.
tendere la mano. Ma Harald ha capito qualcosa di fondamentale: l'orgoglio che ti impedisce di chiedere aiuto quando il tuo popolo muore di fame, quello non è orgoglio, quella è stupidità. C'è qualcosa di rivoluzionario nelle sue parole quando accoglie gli aiuti. Harald sta riscrivendo il contratto sociale tra Elbaf e il resto del mondo. I giganti smettono di essere predatori, diventano partner, ricevono aiuto e un giorno lo restituiranno. Nasce così una rete di solidarietà internazionale che è qualcosa che nel mondo di One Piece esiste solo nelle alleanze pirata o nelle macchinazioni del governo mondiale. Harald costruisce poi le 8 alberostrade per collegare i villaggi interni di Elbaf, che fino a quel momento spesso erano in conflitto tra di loro. Unifica prima il suo regno, poi cerca di estenderlo al mondo. Un federalista ante litteram in un'epoca in cui la politica estera si riduce a saccheggio o sottomissione. Decenni prima del presente della narrazione, la sua visione del futuro diventa cristallina. Navi da turismo, viaggi tra paesi alleati, giganti visti come minoranza etnica rara ma che genera curiosità. Qui pensateci un secondo, un gigante che si definisce minoranza etnica, che parla di culture che vanno rispettate, che sogna il turismo internazionale. In One Piece. Oda ha inserito nel suo manga un trattato sulla diversità culturale e l'integrazione, usando come veicolo un personaggio alto decine e decine di metri. Tutto bellissimo sulla carta. Peccato che la realtà geopolitica del mondo di One Piece abbia altre idee. Ogni passo di Harald verso l'integrazione viene ostacolato da due forze: la storia del suo popolo e l'architettura del potere mondiale. C'è una scena che illumina perfettamente la tragedia di Harald. Durante i suoi viaggi diplomatici, un re umano gli dice: «Sei una brava persona, Harald, lo penso davvero, ma tempo fa questo paese è stato attaccato dai giganti. La paura non si cancella così facilmente». Questa è la prima grande lezione geopolitica che Oda ci offre attraverso Harald. Il debito storico esiste e gli individui lo ereditano indipendentemente dalle loro azioni personali. Harald può essere il gigante più pacifico del mondo, ma porta sulle spalle il peso di 1000 anni di razzie. È la stessa dinamica che vediamo nella storia reale. I discendenti pagano per i peccati degli antenati, anche quando li ripudiano. Ecco, il saggio Jarl, uno degli anziani più saggi di Elbaf, durante una delle molte chiacchierate tra i due, gli racconta la leggenda dei Galleilà, un'armata di giganti carpentieri catturata chissà dove dal governo mondiale. Noi sappiamo che stanno a Pankazard, ovviamente. Questo dettaglio risulta cruciale. Il governo mondiale ha già dimostrato cosa pensa dei giganti. Harald ascolta e risponde che ne è pienamente consapevole. Ma non lo è davvero. Perché capire intellettualmente che il sistema è corrotto non significa essere preparati a esserne vittime. Harald crede ancora che la diplomazia sia una questione di meriti individuali, che se lui si comporta bene verrà ricompensato, che la sua buona fede genererà buona fede, e questo è un errore che pagherà con la vita. Il governo mondiale intanto osserva e aspetta, perché Imu può permettersi di aspettare, perché un gigante che vuole entrare pacificamente nella comunità internazionale risulta molto più utile di uno che deve essere conquistato con la forza. Può essere manipolato, può essere usato, può essere trasformato nell'arma che ha sempre rifiutato di essere. Ed è in questo contesto di tensione irrisolta che entra in scena l'uomo che cambierà tutto, Rox di G-Back. Il rapporto tra Harald e Rox rappresenta lo scontro tra due filosofie politiche inconciliabili: il riformismo e la rivoluzione. Entrambi vogliono cambiare il mondo. Entrambi vedono l'ingiustizia del sistema, ma le loro strategie stanno agli antipodi. E Oda usa il loro confronto per esplorare una domanda che attraversa tutta la storia umana. Si può cambiare un sistema corrotto dall'interno o bisogna abbatterlo? Il primo incontro tra i due avviene durante il reverie a Marijois.
Rox si era infiltrato nella stanza dei fiori per sfidare Imu in persona. Harald si era imbucato per chiedere l'ammissione di Elbaf al governo mondiale. Entrambi vengono cacciati con la violenza, ma mentre fuggono, invece di combattere, si riconoscono. C'è qualcosa nel modo in cui ridono insieme nel mezzo del caos che suggerisce un'affinità più profonda delle differenze ideologiche. Sono entrambi outsider che hanno osato bussare alla porta del potere. Uno per abbatterla, l'altro per farsi aprire. 8 anni dopo, Rox arriva a Elbaf con la sua ciurma di mostri sacri e nella sala grande del castello espone la sua visione geopolitica. Il piano per alveare rivela la sofisticatezza del suo pensiero. Usare il governo contro se stesso, farsi pagare per ripulire un problema che il governo stesso ha creato, poi tradirlo e costruire sulle sue macerie. Terrorismo economico elevato a strategia politica. Rox capisce che il potere del governo mondiale si fonda sul monopolio della violenza legittima e sul controllo delle risorse. Colpire entrambi simultaneamente significa minare le fondamenta stesse del sistema. La reazione di Harald a questo piano è rivelatrice. Risponde che il nemico è troppo grande, che è il mondo stesso. Attenzione, Harald non dice che Rox ha torto, dice che è impossibile. La risposta tipica del riformista di fronte al rivoluzionario. Condivide la diagnosi, ma rifiuta la cura perché la considera peggiore della malattia. Rox ribatte con una verità storica incontestabile. Nessun potere dura per sempre. Ogni impero è crollato, ogni tirannia è stata rovesciata. La domanda riguarda il quando e per il mano di chi, non il se. Harald però non ragiona in termini storici, ragiona in termini di responsabilità immediata. Ha un popolo da proteggere, il lusso della visione a lungo termine non gli appartiene. E qui Oda inserisce un dettaglio geniale. In un successivo incontro tra Rox e Harald, il gigante si presenta con la testa rasata. In Giappone radersi il capo è un gesto di pentimento e sincerità, usato storicamente dai samurai per dimostrare buona fede dopo un fallimento. Harald l'ha fatto per mostrare al governo mondiale che Elbaf è seria nelle sue intenzioni pacifiche. Ma Rox ride di questo gesto e Harald sottolinea che pure Garp aveva riso di lui. Perché? Perché entrambi, Garp e Rox, pur da sponde opposte, capiscono una cosa che il re di Elbaf rifiuta di vedere. Il governo mondiale non rispetta la buona fede. La interpreta come debolezza. Harald sta parlando una lingua che il potere non capisce, o peggio, che capisce benissimo e che usa contro di lui. La provocazione più crudele di Rox tocca il nervo scoperto di Harald. La natura dell'uomo non cambia. Il tuo sangue di guerriero deve star ribollendo. Una sfida psicologica, non politica. Rox sta dicendo che Harald sta reprimendo la sua vera natura per inseguire un sogno impossibile. Che sotto la maschera del diplomatico c'è ancora un guerriero, che quella repressione prima o poi esploderà. E ha ragione, lo vedremo dopo God Valley, quando Harald esploderà di rabbia, ma non nel modo in cui Rox sperava. Intanto, al quartier generale della Marina si svolge un dibattito parallelo che illumina la posizione di Harald nel sistema. Kong riporta parole dei piani alti, benché siano le sue. I giganti sono troppo pericolosi, troppo imprevedibili, troppo diversi per coesistere con gli umani. Razzismo istituzionale allo stato puro, mascherato da preoccupazione per la sicurezza pubblica. Garp si infuria e chiede che Elbaf venga ammessa come paese affiliato. Sengoku riconosce l'onestà di Harald, ma Utsuru solleva il vero problema. Harald ha ricevuto l'invito di Rox e questo lo rende sospetto agli occhi del governo. Kong pronuncia una frase che riassume tutto. È anche vero che la loro ferocia è scritta nella storia. Sta ammettendo che il pregiudizio contro i giganti è reale ed è un fatto politico con cui bisogna fare i conti. Harald non paga per colpe sue, paga per 1000 anni di storia e nessuna testa rasata cancellerà quel debito. Rox da parte sua protegge Harald persino dai suoi stessi uomini. Quando Kaido propone di sottomettere il re di Elbaf con la forza, Rox minaccia Kaido di morte.
Perché per Rox Harald rappresenta qualcosa di unico. Un gigante con le potenzialità per mangiarsi il frutto proibito di Elbaf e risvegliare i leggendari Galleilà, l'armata ibernata. Elbaf nella visione di Rox è la chiave per abbattere la Terra Santa. Ma Rox non vuole conquistare Harald, vuole convincerlo. C'è rispetto genuino in questo approccio, forse persino affetto. L'ultimo confronto nel paese dei giganti tra i due è il più doloroso. Rox accusa Harald di essersi fatto fottere dal governo, di essere diventato complice della propria oppressione. Gli chiede dove sia finito l'orgoglio dei guerrieri di Elbaf. Harald risponde che proprio quell'orgoglio guerriero, quella storia di violenza, sono le catene che impediscono a Elbaf di essere accettata. Ecco qua il cuore del dramma. Harald pensa che il problema sia Elbaf, che se solo i giganti dimostrassero di essere cambiati, il mondo li accetterebbe. Ma il problema è il sistema che sta cercando di entrare. Il governo mondiale non rifiuta Elbaf perché i giganti sono violenti, la rifiuta perché i giganti sono potenti. Un gigante pacifico è utile quanto uno violento, purché obbedisca. E Harald, cercando di dimostrare la sua obbedienza, sta rinunciando all'unica cosa che potrebbe proteggerlo, la capacità di resistere. Harald quindi non rifiuta Rox per convinzione ideologica, lo rifiuta per amore di Elbaf. Preferisce il compromesso lento alla rivoluzione veloce perché non può permettersi di sbagliare. Ha un intero popolo sulle spalle e questa responsabilità lo paralizza. Ma il destino, come sempre in One Piece, ha altri piani. E quei piani portano tutti a un'isola chiamata God Valley, il cui incidente diventa il momento in cui la vita di Harald si spezza in due metà inconciliabili. Nella Terra Santa di Marija, Mars pronuncia l'ordine che cambierà tutto. Comunicate a Harald che se i guerrieri di Elbaf soddisfano questa condizione, garantiremo l'adesione al governo mondiale. Il giapponese è brutale nella sua essenzialità. Rokusuo Korose uccida Rox. Harald viene messo davanti a una scelta impossibile. Per realizzare il sogno di una vita, deve uccidere l'unico amico che ha mai avuto tra i pirati. Il governo mondiale non vuole alleati, vuole prove di lealtà scritte col sangue. E questa è la logica del potere assoluto. Non ti chiedo di essere dalla mia parte, ti chiedo di dimostrarmi che non puoi più tornare indietro. 38 anni fa, Rox scopre qualcosa di terribile. God Valley, l'isola dove i draghi celesti stanno per tenere il loro torneo di caccia umana, è la sua isola natale, e lì vivono sua moglie Eris e suo figlio Teach. Lì saranno massacrati come gioco per l'intrattenimento dei nobili. Così Rox salpa verso l'isola con tutta la sua ciurma per salvare anche Shakky, rapita l'anno prima dal governo mondiale. Ma in mare aperto qualcuno lo aspetta. Harald lo intercetta con la nave reale di Elbaf, seguendo gli ordini del governo. È quindi venuto per ucciderlo. Mi hanno detto di fermare una ciurma che ha perso la testa per una donna. La vedi quella nave laggiù? È controllata dal governo. I due quindi devono fronteggiarsi. La nave governativa osserva da lontano, aspettando che Harald dimostri la sua fedeltà. È un test, una prova, un ricatto camuffato da opportunità. Ma qui Rox fa qualcosa di inaspettato. Invece di combattere, parla. Racconta a Harald la verità, che God Valley è la sua casa, che sua moglie e suo figlio moriranno se non arriva in tempo, che il clan Devi, il suo vero cognome, è braccato da 800 anni. E poi pronuncia le parole più importanti della sua vita. Non sento la fortuna dalla mia parte, Harald. Dammi una mano. Una confessione di vulnerabilità che Rox non ha mai fatto con nessuno. Il pirata più temuto del mondo che ammette di aver paura, che chiede aiuto, che si affida all'amico che sta per ucciderlo. Harald sceglie una terza via. Una via che rivela la sua intelligenza tattica, ma anche la sua incapacità di prendere una posizione netta. Non intervenite, ordina ai suoi giganti e finge che Rox lo abbia attaccato. La sua nave esplode in modo che il governo non possa accusarlo di complicità e lascia andare l'amico verso God Valley,
mentre questo lo insulta mentre se ne va. E così Rox parte, arriva a God Valley e lì muore, ucciso da una serie di eventi che ben conosciamo. Ma durante gli ultimi momenti della sua vita dice una cosa importante al re del mondo Imu, sceso a terra per combatterlo. Non toccare Harald, loro desiderano la pace. Persino durante un duello mortale, Rox pensa all'amico che ha scelto di non ucciderlo. Vuole proteggerlo da Imu, vorrebbe preservare il suo sogno impossibile. Il problema è che saranno parole al vento. Ad Harald giungerà solo la notizia della morte dell'amico. E per lui non aver combattuto al fianco di Rox equivale ad averlo abbandonato. Le parole che pronuncia poco tempo dopo, pestando un gigante criminale in un regno lontano, rivelano il tormento che lo divora. Nel capitolo 1166 vediamo Harald massacrare di botte questo criminale mentre urla: «Non sono riuscito a dargli una mano». La simmetria con la richiesta di Rox è straziante. «Dammi una mano», chiedeva il pirata. «Non sono riuscito a dargli una mano», si tormenta Harald. Quel senso di colpa diventerà il motore di tutto ciò che segue, perché ormai, avendo tradito l'amico e non avendo più alternative, questo porterà Harald a compiere un gesto che nessuno avrebbe mai immaginato. Si presenta a Marineford, il quartiere generale della Marina, e davanti agli ufficiali e ai funzionari del governo si strappa le corna dalla testa. Un atto di umiliazione totale. Le corna dei giganti sono simbolo di fierezza guerriera, retaggio degli antenati. Strapparsele significa rinunciare a tutto ciò che definisce l'identità di un gigante di Elbaf. È come se un samurai si strappasse il ciammaghe o un re si togliesse la corona e la calpestasse. Ma peggio. Le parole di Harald sono un grido di disperazione. Lasciatemi espiare 1000 anni di peccati. E poi, per questo, sono pronto anche a diventare uno schiavo. Un re che si prostra, che offre la propria dignità in cambio di una possibilità di redenzione, dopo che per tanti anni ha compiuto gesti in modo che il governo capisse la sua buona volontà, nonostante il governo davanti ai suoi occhi facesse cose che erano aberranti, come quella volta che il governo stesso uccise dei civili solo perché non appartenevano al governo mondiale. E lui di tutta risposta s'arrabbiò nei confronti del governo e venne etichettato come violento nei confronti del governo. Perché ovviamente la violenza non si può accettare, anche se viene da colui che tu vuoi assecondare, sotto cui ti vuoi porre. Ma la sua dignità in questo caso ormai non c'è più, perché una volta che ha permesso al suo amico di morire, non c'è più nulla che impedisca ad Harald di mettersi sotto il governo mondiale. Tant'è che per l'appunto si dispone a diventare schiavo per salvare il suo popolo. La scena è così potente che la notizia arriva a Imu, che non può non cogliere al volo l'opportunità. Da quel momento Harald diventa un fantasma che terrorizza i mari. Per anni la sua sagoma nella nebbia appare alle navi pirata come un mostro vendicatore, affonda imbarcazioni, massacra criminali, serve la marina come rinforzo non ufficiale, cercando di dimostrare con il sangue la buona fede che finora non era mai riuscito a dimostrare. Ma dentro di lui qualcosa è morto. L'Harald che credeva nella possibilità di cambiare il sistema dall'interno è diventato un Harald che serve il sistema, sperando che un giorno lo accetti. La differenza sembra sottile, ma è abissale. Il primo era un visionario, il secondo è un supplicante. E il sistema alla fine gli offre esattamente ciò che ha sempre chiesto. Ma a quale prezzo? Quando Harald raggiunge finalmente la Terra Santa di Marija, quando gli viene offerto prima il posto tra le lame al servizio di Dio e poi quello di cavaliere di Dio, quindi quando crede di essere a un passo da realizzare il sogno di una vita, Oda ci mostra la perfezione della trappola. I 5 anziani gli parlano dei contratti divisi in livelli: le acque superficiali, le acque profonde e le acque profondissime, le acque abissali. Ogni livello offre potere crescente in cambio di obbedienza crescente. Harald, che è accecato dalla vicinanza del traguardo, non coglie il significato di queste parole. È il classico contratto faustiano.
come tutti i contratti faustiani, il diavolo sta nei dettagli che nessuno legge. Shanks, candidato a diventare cavaliere prima di Harald, aveva capito la trappola e si era ritirato in tempo. Aveva spiegato a Gaban la verità agghiacciante. Con il contratto i cavalieri ottengono una forza fuori dall'umano, un corpo immortale, ma in cambio, ovunque si trovino, non possono mai disobbedire agli ordini dell'entità che chiamano Sua Eccellenza. La sua voce li raggiunge sempre. Se Harald firmasse, diventerebbe a tutti gli effetti uno yes man. Così, quando finalmente diventa cavaliere, quando riceve l'invulnerabilità e la forza sovrumana, quando crede di aver vinto, la voce di Imu risuona nella sua testa. Mobilita l'intero paese e crea un esercito di guerrieri. Crea un grande stato militare in grado di rivaleggiare con la marina e offri il tuo contributo al mondo. L'esatto opposto di tutto ciò per cui Harald ha lottato. La scena in cui Harald chiede alle guardie di incatenarlo è straziante, perché lui intuisce cosa sta per succedere. Il contratto delle acque profonde non permette disobbedienza. Il suo corpo eseguirà gli ordini di Imu indipendentemente dalla sua volontà. Sta per diventare lo strumento della distruzione di tutto ciò che ha costruito. Questo corpo è nocivo. È stato tutto inutile. La mia vita di 144 anni diventerà inutile. Devo morire il prima possibile. E qui entra in gioco l'ultimo elemento di questa tragedia, che finora non ho mai trattato. Il figlio che Harald ha ignorato per tutta la vita. Il rapporto tra Harald e Loki è l'altra grande tragedia silenziosa di questa storia. Ed è forse quella più straziante, perché riguarda un legame che avrebbe dovuto essere sacro. Quello tra padre e figlio. Loki nasce 63 anni fa, figlio di Harald e della regina Estrilda. Ma dal primo istante la madre lo rifiuta. Fa paura, urla vedendo i suoi occhi. Una cosa del genere non può essere mio figlio. Le mani di Loki appena nato si agitano nel vuoto cercando l'abbraccio di una madre che non arriverà mai. Una delle immagini più crudeli che Oda abbia mai disegnato. Un neonato che cerca amore e trova solo terrore. Estrilda non si limita a rifiutarlo, lo maledice pubblicamente. Ogni disgrazia che colpisce Elbaf, dalla carestia alla morte di Jarl, viene attribuita alla maledizione di Loki. Lo zio materno lo tortura quotidianamente. Loki cresce abusato, affamato, convinto di essere un mostro, e quando cerca disperatamente l'attenzione di qualcuno, chiunque, finisce per distruggere ciò che tocca. Il dolore diventa rabbia, la rabbia diventa violenza. L'unica luce in questo inferno è Ida, la donna che Harald ama ma che non può sposare, la madre di Aerodin, la quale tecnicamente non ha alcun legame con Loki. Eppure è l'unica che lo tratta con gentilezza. Devi sentirti solo, povero Loki. Che ne dici di venire con noi? Quelle parole semplici sono una rivoluzione. Qualcuno lo vede, qualcuno non lo teme, qualcuno lo invita. Loki vedeva questo in Rox, ma Rox lo rifiutava perché era solo un bambino. Voleva solo e soltanto Harald, il padre di cui Loki sentiva il bisogno di affetto, ma che non riceveva mai affetto abbastanza per capire che in realtà Harald gli voleva bene a modo suo. Ma Ida viene avvelenata dalla famiglia di Estrilda e Loki perde l'ultimo ancoraggio alla sanità. Brucia l'intero villaggio dei distillatori e probabilmente uccide tutti coloro che portano il sangue della donna che lo ha rifiutato alla nascita. Tuttavia, dopo aver fatto un anno in prigione per questi eventi, Harald, nelle sue ultime ore, chiede che il figlio venga liberato affinché venga al castello e lo fermi. E nella loro ultima schermaglia rivela al figlio di aver sempre saputo. Anche bruciando il villaggio dei distillatori, Ida non sarebbe tornata. Ma ti sono grato per ciò che hai provato. In quelle parole c'è tutto il rimpianto di un padre assente. Harald capisce troppo tardi che Loki
Non aveva bisogno di un trono o di un ruolo, aveva bisogno di sentirsi visto, di sapere che qualcuno lo amava, nonostante tutto. E ora, nel momento più oscuro, Harald chiede al proprio figlio di ucciderlo, di prendere il trono al posto suo, di salvare Elbaf al posto suo. Il piano è folle ma logico. Loki deve mangiare il frutto del diavolo proibito di Elbaf, ottenere il potere di uccidere un cavaliere di Dio immortale e poi raccontare al mondo che Harald era un traditore. Deve distruggere la reputazione del padre per salvare il regno. Loki, furioso e disperato, urla: «Io sono tuo figlio e tu vuoi che sia io a farla finita per te?» Neanche il peggior genitore arriverebbe a tanto. Ma Harald non ha scelta. È l'unico modo per spezzare il ciclo. L'unico modo per salvare Elbaf dalla trappola in cui lui stesso l'ha portata. E c'è qualcosa di ancora più profondo nel chiedere questo a Loki. Harald sta affidando il destino del regno al figlio che ha ignorato per tutta la vita. Gli sta dicendo implicitamente che crede in lui, che lo considera degno, che lo ama. Le sue ultime parole sono semplici, perfette, definitive. Ti amo anch'io. Quell'anch'io è tutto. Significa che sapeva che dietro quelle urla di rabbia, quella violenza, quella distruzione, c'erano grida disperate di un bambino che voleva essere visto dal padre. E ora, nel momento della morte, il padre finalmente risponde. Arrivati qua, fermiamoci un attimo, perché a questo punto della storia vale la pena tirare le somme di cosa Oda ci sta raccontando. La storia di Harald è un trattato sulla diplomazia fallita. Oda utilizza questo personaggio per esplorare un tema molto delicato. Cosa succede quando un leader buono opera all'interno di un sistema corrotto? La risposta è brutale, amici. Il sistema vince sempre. Non importa quanto sei intelligente, quanto sei paziente, quanto sei disposto a sacrificare. Se le fondamenta sono marce, prima o poi crollano e tu crolli con loro. Harald ha creduto che bastasse essere uno dei buoni per cambiare le cose. Ma il governo mondiale non funziona per merito, funziona per controllo. E un gigante che vuole la pace è una risorsa sprecata, mentre un gigante che obbedisce e combatte è un'arma. Rox era disposto a perdere per non sottomettersi. Harald invece preferiva sottomettersi per non perdere. Nessuno dei due aveva completamente torto, attenzione, ma nel mondo di One Piece, dove il governo mondiale è fondato sulla menzogna e sulla cancellazione della storia, solo l'approccio di Rox può portare alla libertà. Il parallelo con la storia reale è evidente. Quanti leader indigeni hanno cercato di negoziare con le potenze coloniali, credendo nella buona fede di trattati scritti per essere violati? Quanti popoli hanno accettato protezione che si è rivelata schiavitù? I contratti delle acque non sono un'invenzione fantastica di Oda, sono la metafora perfetta di ogni accordo asimmetrico nella storia dell'umanità. E Rox, durante il loro ultimo scontro a Elbaf, aveva già capito tutto. Per loro, il vostro popolo di giganti non è che forza militare, vi trasformeranno in schiavi vestiti da soldati. Harald però non aveva voluto ascoltare. Ora vive quella profezia sulla propria pelle. C'è però un ultimo tassello da analizzare. Un elemento narrativo che Oda ha seminato fin dall'inizio e che si rivela centrale nel finale. Estridda, la madre biologica di Loki, aveva predetto che Harald sarebbe stato ucciso dal suo figlio. Tutti hanno interpretato questa profezia come una maledizione, come la prova che Loki era un mostro da tenere lontano, da eliminare, come la giustificazione per i maltrattamenti che ha subito per tutta la vita. Ma Oda, lungimirante come sempre, la ribalta completamente. Loki non uccide Harald per odio, lo uccide per amore, per salvare Elbaf, per realizzare l'ultimo desiderio di un padre che ha capito troppo tardi cosa significhi essere padre. La profezia si avvera
ma nel modo opposto a come tutti temevano. È la morte che libera, non la morte che distrugge. Per Estrilla quella profezia era una maledizione. Per Harald alla fine è stata una liberazione. E per Loki? Per Loki è il fardello più pesante che un figlio possa portare. Aver dato la morte a chi gli ha dato la vita, sapendo che era l'unico modo per dimostrare che lo amava. E così arriviamo alla fine di questa storia, o meglio, al suo significato. Harald non era un eroe perfetto, ha commesso errori enormi. Ha abbandonato Rox quando l'amico gli chiedeva aiuto per salvare la sua famiglia. Ha creduto troppo a lungo nelle istituzioni, confondendo la burocrazia con la giustizia. Ha sacrificato la sua famiglia per un sogno politico che si è rivelato un miraggio. Ma era un uomo buono. Un uomo che voleva sinceramente un mondo dove i giganti e gli umani potessero vivere insieme. Dove la forza non significasse dominio, dove essere nati enormi non ti rendesse né superiore né schiavo. Il governo mondiale lo ha masticato e sputato fuori, ha trasformato la sua devozione in catene, ha usato il suo desiderio di pace per costruire armi. E alla fine, l'unica libertà che gli è rimasta è stata la scelta di morire, di chiedere al figlio, che aveva trascurato, di compiere l'atto finale, di trasformare la profezia di morte in un gesto d'amore. Ma c'è qualcosa di ancora più profondo nella storia di Harald. Oda ci sta dicendo che il cambiamento non può venire dall'interno del sistema, che chi cerca di riformare un'istituzione corrotta finisce per essere riformato da essa. Leggasi Garp, leggasi Sengoku, leggasi tutti quei Marine che ancora credono di poter sistemare la faccenda dall'interno. Le buone intenzioni, senza la forza di imporle, diventano strumenti nelle mani dei potenti. E questo significa che Harald è l'antitesi di Luffy. Luffy rompe le regole, distrugge le istituzioni, libera i popoli con la forza, ma senza l'intenzione di farlo. Lo fa solo e soltanto perché è giusto, non perché desideri essere un eroe. Harald invece ha cercato di entrare nelle regole, di unirsi alle istituzioni, di liberare il suo popolo con la diplomazia. E ha fallito. Ma Oda non ci dice che Harald aveva torto in assoluto. Ci dice che aveva torto nel contesto specifico del governo mondiale, un'organizzazione costruita sulla menzogna e sulla schiavitù. In un mondo diverso, con istituzioni diverse, l'approccio di Harald avrebbe potuto funzionare. Il sogno di Harald non è morto con lui. Vive in Hyrule, che solca i mari con la sua ciurma di nuovi pirati guerrieri giganti, cercando di cambiare l'immagine dei giganti attraverso l'avventura, ora sotto la bandiera di Luffy. Ma il sogno vive anche in Loki, che porta sulle spalle il peso di un segreto terribile e di una missione ancora più grande. Ma vive anche in Elbaf stessa, un regno che aspetta di scoprire chi fosse davvero il suo re. E forse quando Luffy raggiungerà Marija e farà crollare il sistema che ha ingannato Harald, quel sogno potrà finalmente realizzarsi. I giganti potranno vivere in un mondo sconfinato. Le navi da turismo potranno partire da Elbaf. Le culture potranno incontrarsi senza paura, sempre che il mondo rimanga come è oggi. Questo è un grosso punto di domanda. Il punto è che Harald non vivrà per vederlo, ma ogni rivoluzione si costruisce sulle spalle di chi ha fallito prima. L'unica cosa che conta è il futuro di Elbaf. E con queste parole vi lascio riflettere su uno dei personaggi più complessi che Oda abbia mai scritto. Ricordatevi di lasciare un bel like, iscrivetevi al canale, commentate qua sotto cosa ne pensate della storia di Harald. È un personaggio che per me merita di essere discusso, analizzato e ricordato. Se volete supportare il canale ci sono abbonamenti e super grazie.
vi ricordo gli hype per aiutare questo video a schizzare nella classifica hype, e come sempre fate i bravi e divertitevi.